Buongiorno a tutti amici e bentornati. Oggi prepariamo la pasta con le patate, una ricetta tradizionale italiana, in particolare napoletana, davvero meravigliosa, un comfort food per eccellenza. Per preparare per circa 4-5 persone avremo bisogno di 3 patate, una bella crosta di parmigiano, prezzemolo, una cipolla e 800 g di pomodori pelati. Inoltre, se vogliamo seguire la ricetta tradizionale, dovremmo utilizzare anche della pancetta di maiale. Io in questa versione ho deciso di non metterla per renderla più leggera, perché secondo me questa pasta è buonissima anche senza. Iniziamo lavando le patate, sbucciandole e tagliandole a cubetti. Tritiamo naturalmente anche la cipolla e il prezzemolo. Nel frattempo vi ricordo di lasciare un like a questo video per sostenerlo. Se non siete iscritti, iscrivetevi e cliccate sulla campanellina che trovate sotto al video in basso a destra, così riceverete tutte le notifiche dei miei nuovi video e non ve li andrete a perdere. Soprattutto adesso che si avvicina Natale ci saranno ricette davvero pazzesche. Mi trovate anche su Instagram Francesca Chef. Vi aspetto numerosi. Bene, come avete visto dalle immagini, andiamo anche a soffriggere la cipolla. Quando diventa bella dorata, inseriamo all'interno le nostre patate e il sale. Diamo una bella mescolata e lasciamo andare per qualche minuto. Versiamo quindi i pomodori pelati che ho frullato e naturalmente una bella tazza o anche 2 tazze di acqua. Vi consiglio di utilizzare dei pomodori pelati e non la passata, perché il problema della passata è che ogni volta che la mettiamo a cuocere, se notate subito inizia un po' a saltare tutto quanto fuori dalla padella. Quindi preferisco utilizzare i pelati e macinarli in casa. Dopo prendiamo la crosta del parmigiano e la andiamo a grattare per togliere gli eccessi di cera e impurità. Dopo la sciacquiamo sotto acqua corrente e la tagliamo a pezzetti. Mai buttare le croste del parmigiano come ci insegna la nonna. Questo perché quando le andiamo a mettere nei minestroni, nelle zuppe, rilasciano un sapore davvero buonissimo, eccezionale, che rendono la nostra zuppa perfetta. Voilà, tuffiamoli dentro e vedremo che il nostro piatto alla fine avrà un sapore veramente buonissimo. Adesso c'è un'altra scuola di pensiero, ovvero possiamo aggiungere come aromi 2 cose, o il prezzemolo oppure il rosmarino. Io aggiungo il prezzemolo perché mi piace molto di più. Preferisco utilizzare il rosmarino in altre preparazioni. Fatemi sapere voi, siete per la scuola prezzemolo o per la scuola rosmarino? Scrivetelo qua giù nei commenti perché sono davvero molto curiosa. Mescoliamo e chiudiamo con il coperchio, lasciando cuocere a fuoco medio per circa una mezz'oretta, fino a che le patate saranno morbidissime. Ecco qui, è trascorsa una mezz'oretta e adesso è il momento di andare ad aggiungere un altro pochino di acqua. Infatti la pasta cuocerà direttamente nella pentola della nostra zuppa di patate, come vogliamo chiamarla. Lasciamo che torni a bollore
e aggiungiamo 200 g di pasta mista. Poi, naturalmente, se vi piacciono altri formati di pasta, potete benissimo variarla, non è un problema. Seguiamo le indicazioni di cottura riportate sulla confezione della pasta, andando a mescolare di tanto in tanto, verificando se ci va un altro pochino d'acqua all'interno, se serve un altro pochino di sale, insomma, mi raccomando, assaggiate. La nostra pasta vegetariana, possiamo dire perché non abbiamo messo la pancetta, è pronta, è buonissima, spero che la proverete e mi raccomando iscrivetevi al canale, condividete questo video e lasciate un like. Baci!